Ciao a tutti, grazie per aver scelto di guardare questo video e di incontrarci in differita, noi di Crescenze Co. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su un fenomeno che ha conosciuto una forte crescita nell'ultimo anno, gli eventi digitali e i luoghi di incontro non più intesi come location fisiche. Noi di Crescenze Co abbiamo pensato di scambiare due chiacchiere con Silvia Ranzi, perché nell'ultimo anno si è dedicata a questa nuova tipologia di soluzioni. Pertanto colgo l'occasione per presentarvela. Ciao Silvia! Ciao Michele. Grazie per aver accettato di scambiare due chiacchiere con noi. Come stai? Invito. Sto bene, grazie. Bellissima oggi, eh? Beh, tu sei sempre bella. E- Sempre troppo carini. ma troppo sinceri, ecco. Con Silvia ci conosciamo da prima che nascesse la Crescenza Co. È stata una delle prime nostre clienti. Oggi la consideriamo una nostra partner, con cui collaboriamo quando i brand ci richiedono soluzioni di comunicazioni complesse con alto contenuto tecnologico, e Silvia per noi è la persona la professionista perfetta in tal senso, perché lei già si è formata in America, ha lavorato per importanti agenzie multinazionali operanti nel settore pubblicitario, ha girato il mondo e un bel giorno ha deciso di prendere una scelta coraggiosa: lavorare in proprio e specializzarsi nella ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni innovative. Produzioni di soluzioni innovative che sfruttassero le nascenti tecnologie per comunicare e promuovere importanti brand che operano in diversi settori. Ma Silvia, raccontaci tu un po' di te, dici qualcosa di più, ecco. Grazie per questa super presentazione, veramente. Sì, confermo, io sono cresciuta, ho avuto la fortuna di crescere un po' in giro per il mondo, e quindi questo mi ha portato ad essere sempre molto curiosa e molto attenta a quello che cambiava e a quello che magari in un continente c'era, esisteva, e quello che in un altro continente non c'era. E oggi devo dire che molte volte mi scontro con delle cose che sembrano nuovissime, delle vere e proprie innovazioni, e magari in Asia erano già una realtà quotidiana 10-15 anni fa. Detto ciò, questo periodo che stiamo vivendo ha cambiato sicuramente il modo di affrontare quella che per noi era la live communication nel mondo degli eventi real, che ci ha sempre uniti anche lavorativamente oltre che per piacere, e quindi era indispensabile iniziare a curiosare, a capire dove saremmo arrivati. Ho capito. Eh beh, certo, assolutamente. Ma di fatto per noi era importante ascoltarti, anche perché nell'ultimo anno tutti abbiamo sentito parlare di location digitali, location 3D, eventi virtuali, eventi interattivi, creando anche un po' di confusione, no? Tu Anche un po' di noia, posso dire. sì, assolutamente, anche perché poi, come sai, in Crescenza Co ci siamo occupati anche per tanto tempo di eventi, pertanto cioè, avrei voluto anch'io capire un po' di più di che cosa significasse tutto questo. E tu chiaramente un po' d'abitudine, secondo la tua Sono curiosa. Sono esatto. curiosa e vabbè, la noia mi ha spinto anche un po' ad andare oltre. Tu sai che l'anno scorso, quando poi tutti si sono messi davanti allo schermo con questi meeting, con queste videochiamate, a un certo momento hanno iniziato a chiamare le videochiamate eventi digitali,
E per me è stato un colpo al cuore, ma penso anche per voi che venite dal mondo degli eventi, cioè noi siamo abituati al cliente che chiede l'effetto wow. Ora capisco che sul digitale all'inizio magari uno non sapeva cosa fare, ma chiamare una videochiamata, un evento digitale mi è sembrato un attimino... Esatto, esatto, c'è stato come una sorta di livellamento, nel senso che la videochiamata è stata considerata un evento digitale al pari di il concerto fatto non mi ricordo se era Britney Spears online, cioè Anche, è come se noi chiamassimo questa nostra intervista un evento digitale. un evento digitale, esatto. Perché all'inizio anche le aziende in termini di convention prendevano la forza vendita o comunque i dipendenti, li mettevano davanti a queste videochiamate lunghissime dove il massimo dell'effetto wow era un fantastico PowerPoint che partiva in screen sharing, e a parte l'orrore di vedere il background di tutte le case possibili con bambini, cani, gatti, stendini, cucine, abbiamo visto i bagni anche però insomma l'effetto wow, il PowerPoint che partiva in screen sharing, diciamo che ci ha portato a dire ok, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo andare oltre. Ecco perché poi sono nate tutte queste location virtuali o in real set o in animation che hanno un attimo movimentato le cose. Già vedo nel tuo linguaggio utilizzare dei termini più specifici, ma perché anche tu ti sei subito interessata all'argomento, cogliendo l'opportunità di questa nuova forma di comunicazione ed interazione live tra brand e consumatore e tra consumatori. Dunque, mi viene già subito a domandarti, intanto per iniziare, potresti chiarirci quali sono le tipologie di location online utilizzate dai brand e cosa differenzia l'una dall'altra? Allora, oggi appunto ci sono tantissime soluzioni perché nel frattempo chiaramente tutti sono andati un po' avanti, c'è chi si è improvvisato, c'è chi invece ne ha fatto uno studio, però le suddividerei sostanzialmente in due tipologie che sono quelle del real set e quelle del virtual set. Il real set oramai diventa un vero e proprio studio televisivo da cui tu puoi andare in onda sia in streaming che semplicemente registrando quello che è l'evento e viene condotto come uno show, come se fosse non so, un salotto dove vengono discussi degli argomenti o come se fosse un qualche cosa dove vengono presentati a tutti gli effetti come in televisione dei video, dei prodotti, dei personaggi. E questo è il real set. Poi c'è la parte di virtual set che è interessantissimo perché invece tu sei in uno spazio che può essere anche piccolo con un green screen dove viene riprodotto poi successivamente in virtuale tutto lo studio, ma a livello di proprio 360 gradi, così come se può scegliere anche semplicemente lo sfondo. E in questo caso poi puoi avere anche degli interventi di realtà aumentata, di 2D, di 3D, dove magari tu sei fermo in una stanza vuota, parli da solo e in realtà ti girano delle auto davanti, è meraviglioso. I costi chiaramente sono esorbitanti, quindi anche lì molte volte le aziende chiamano dicendo voglio l'evento virtuale, il 3D, questo e quest'altro, poi però non è proprio né alla portata di tutti, ma soprattutto non si giustifica per qualsiasi tipo di evento, quindi dipende molto dall'azienda, dipende molto da che tipo di evento è, cosa stiamo andando a sostituire, stiamo andando a sostituire una convention, stiamo andando semplicemente a sostituire una riunione aziendale, non è che il 3D proprio sia appunto semplice e abbia delle tempistiche anche brevi di realizzazione perché va tutto ricostruito. E poi ci sono quelle location come quella che è stata la location che abbiamo ideato l'anno scorso che si chiama Multiverso, dove ha voluto essere proprio una location che uno può affittare come una location reale, però in quel caso per esempio andiamo sulla realtà virtuale a tutti gli effetti perché lì parliamo proprio di gamification, quindi il fatto di realizzare come se fosse un videogioco una location a tutti gli effetti che tu puoi allestire, in questo caso l'abbiamo utilizzato
organizzato per una mostra e puoi partecipare anche a un'inaugurazione, dandoti l'appuntamento il tal giorno alla tal ora e girando la location attraverso proprio la tecnica del gaming, quindi come se tu entrassi in un videogioco. È un qualche cosa che va un po' oltre, secondo me ci vorrà un po' prima che venga capita in tutto e per tutto, però insomma immaginati un futuro dove non dobbiamo più andare a fare il giro di tutte le location del fuorisalone, ma se siamo dall'altra parte del mondo possiamo comunque accedere a tutti gli eventi e a tutte le attività che ci sono. Da una parte uno pensa all'ecosostenibilità di un'azione del genere, ma anche alla comodità e voglio dire anche al fatto di dare un'opzione più premium a chi non può venire all'evento o per esempio alla stampa, invece di mandarti un kit stampa ti mando l'accesso alla stessa location che io ho allestito con tutto quello che accade nella location, ma che tu puoi vivere virtualmente. Quindi così un po' ti porto un po' nel futuro, ecco. Nel futuro che vorrei, poi non so se, se accadrà. Io da quando ti conosco, cioè so che quando mi esprimi, mi condividi con me qualcuna delle tue idee, so che poi fra 2 o 3 anni la vedo realizzata, appunto, accade. Ma mi ricordo quando in tempi non sospetti, 6 anni fa, già si parlava di smart production, smart working, cioè adesso sembra l'acqua calda, ma dirlo 6 anni fa non era esattamente così, però tu già ne parlavi questa cosa mi incuriosisce. Un po' visionaria, ecco. La follia visionaria. Molto bella questa follia. Ma infatti mi piacerebbe proprio vedere Multiverso di cui mi parlavi, cioè posso trovarlo da qualche parte, da questo prodotto, ecco, servizio, anche semplicemente per vedere Puoi scaricare la location, puoi vedere il giocattolo, puoi entrare, c'è ancora una mostra allestita. Wow! Dunque in realtà già per te c'è, esiste, non è nel futuro. Per me esiste e stiamo lavorando anche su un upgrade perché ci piacerebbe poterlo collegare anche ai social network e permettere alle persone di incontrarsi in quel luogo e di potersi scattare attraverso gli avatar delle foto da poi postare, pubblicare e condividere. Dunque un bel livello anche di interazione, certamente che, come dicevi anche tu, non va a sostituire l'incontro reale, ma comunque ti dà un servizio diverso a chi non può partecipare, sostanzialmente per motivi di distanza geografica piuttosto che... Beh, è interessante. Molte volte ci capita quando si va a fiere o grossi eventi, dove tu vai, fai un giro di stand e poi devi, non so, riconfrontarti all'interno della tua azienda o ti viene in mente, ah caspita, questa cosa l'ho vista ma non ricordo com'era o non hai il dettaglio. Il poterlo rivivere anche dopo l'esperienza reale è fondamentale. Molto interessante. Approfondisci, no? Non dimentichi comunque, non è un sostituire, perché secondo me è importante non voler sostituire con il digitale la vita reale, cioè torneremo ad andare agli eventi, torneremo ad avere il piacere di berci un drink insieme con un po' di musica di sottofondo e a vedere magari dei bei quadri o un bel allestimento o semplicemente a una di quelle feste strepitose che peraltro organizzate sempre con i brand dove ci si diverte e ci se le ricorda per tutta la vita, ma questo non deve essere il digitale non deve andare a sostituire questo, anzi proprio perché vado a un evento e magari l'inaugurazione è più di intrattenimento e mi perdo quindi quello che è il concetto o quello che sono i prodotti esposti dai quadri, sia una mostra o appunto se parliamo di un brand, che posso andare a rivedere il giorno dopo e non mi sono perso nulla. Interessante questo punto è interessante perché non si superano a questo punto solamente le distanze geografiche, ma anche le limitazioni di tempo, nel senso dare la giusta attenzione al momento, in un particolare momento, ad una cosa piuttosto che un'altra. Questo è molto interessante perché a volte il problema degli eventi live è proprio il sì, far vivere il brand, ma meno il prodotto. Dunque questo è il caso per esempio in cui
E poi succede che alcuni eventi, adesso non posso citarne, sono stati gli ultimi a cui ho partecipato quando era possibile, eventi di testate importanti che diventavano una sorta di fiera, cioè con all'interno la macchina esposta, l'angolo dei profumi, e non parliamo della rivista indipendente piccola, cioè parliamo di grosse riviste. Ecco, sarebbe bello per esempio invece differenziare gli spazi, ma anche perché poi è proprio l'attenzione che in determinati momenti è rivolta verso altro, e questo dunque è molto interessante. Ma vedo anche una forma, poi correggimi se sbaglio, una forma di democratizzazione, perché è vero che tu hai detto che comunque questi eventi non bisogna illudersi del fatto che costino poco, nel senso che è una soluzione a buon mercato per chi vuole incontrare i propri stakeholder, i propri consumatori. Però è anche vero che facendo così io ci vedo una tecnica win-win, perché puoi arrivare anche a quegli stakeholder che possono essere gli agenti, che possono essere giornalisti, che si trovano dall'altra parte del mondo, che per determinate situazioni personali e economiche, piuttosto che limitazioni di qualsiasi tipo, possono comunque trarre vantaggio dall'incontro col brand, vantaggio in termini commerciali. Dunque, Pensa anche a questa cosa, per esempio, sicuramente quando c'è la Fashion Week, ma così come il design e tante altre cose, i giornalisti di punta hanno oramai delle agende che sono deliranti, dove alla fine scelgono di andare dai brand più importanti, perché altrimenti non ce la fanno a vedere tutto, ok? Pensa invece alla possibilità di dire, beh vabbè, io sono un po' più piccolino, ma magari ho fatto una cosa fighissima, una cosa che anzi, se tu venissi a vederla ne parleresti, e non riesco a portarti in location. Se io, una volta che tu sei rientrato, riesco a darti l'accesso a quello che io ho presentato e come l'ho presentato, capisci che diventa tutto un pochino più semplice anche per chi magari non riesce ad avere l'attenzione primaria, perché lo sai, la Fashion Week oramai andare a tutte le sfilate è fantascienza, si sovrappongono tutte. La stessa cosa è per il design, i giornalisti importanti non ce la fanno a vedere tutto, a visitare tutto. E quindi questa potrebbe anche essere una soluzione per loro. assolutamente, ma penso anche a tutti quelli che lavorano invece nella distribuzione, dunque gli agenti, dove sono sempre quelli più importanti a poter permettersi di viaggiare il mondo, no? E di poter andare a Milano durante la Fashion Week o a Milano durante la Design Week, ma ci sono piccole micro imprese nel retail o nella distribuzione, e ricordiamoci che in Italia le piccole micro imprese sono il 98%, ecco, che Soffrono dell'attenzione dei giornalisti, della stampa, degli stakeholder. esatto, dunque possono arrivare a quel pubblico attraverso un mezzo diverso, che magari per loro è più economico, ma per il brand che lo offre, che pertanto paga per quel servizio, significa comunque arrivare a più persone. Dunque per questo, dicevo, mi sembra una logica più democratica e win-win. Esatto. Adesso si parla tanto di digital, quindi di quello che è fisico e di digitale. Io all'inizio arricciavo un po' il naso perché dicevo, vabbè, ma che cosa ci siamo inventati? Alla fine, nel momento in cui noi siamo andati su internet, siamo diventati digital. Non è che oggi, nel 2020, siamo digital da un bel po'. Però poi, se ci pensi, è importante sottolineare il concetto di digital, perché non dobbiamo far sì che il digitale vada a sostituire il fisico e viceversa. Quindi ben venga che adesso si sia clonato questo termine e che si deve utilizzare e che si deve soprattutto rispettare da entrambe le parti. I filosofi tedeschi di inizio Novecento, una cosa esiste quando inizi a chiamarla, gli dai un nome.
Dunque adesso, prima c'era, adesso ce ne rendiamo conto. Deve avere le sue regole, quindi dopo aver arricciato il naso perché mi sembrava una cosa un po' così, ho detto no, in realtà è vero, esiste e promuoviamola. Ma senti, una curiosità, ma visto che comunque le alternative sono diverse, poi perché è una cosa un po' che riscontriamo un po' tutti i giorni nella nostra quotidianità lavorativa, generalmente per incontrare un determinato stakeholder, utilizziamo mezzi diversi, che ne so, voglio incontrare il giornalista, faccio il press day. Voglio incontrare il consumatore, faccio il big event o l'evento in negozio. Nella nuova realtà che ci sarà, questo concetto del digital sarà così articolato e specifico per tipologia di stakeholder che vogliamo incontrare o no? Ma io dico di sì, nel senso che secondo me vince chi riesce a rispettare un po' questa differenziazione di tipologia di evento, proprio perché a ogni target va il suo evento, insomma, non possiamo snaturare completamente il tutto. Quello che è importante però è che le aziende capiscano che si devono un po' affidare anche alle agenzie e non cercare di fare tutto homemade, proprio per evitare le videochiamate che diventano eventi, perché quello che uno porta a casa poi come sempre è il ricordo, e il ricordo viene creato dai contenuti. Quindi è vero i contenuti legati a quello che tu devi trasmettere, devi comunicare, ma ci vogliono anche dei contenuti nel modo di comunicarlo. Quindi molte volte io personalmente suggerisco di avere un mediatore o un presentatore o qualcuno che tiene i tempi, che devono essere quasi televisivi, non possono essere prolungati come magari quando l'azienda inizia a parlare e non essendo il suo lavoro parla, alla noia, poi sai, quando li hai in location gli offri un qualche cosina da bere, un qualche cosina da mangiare, li intrattieni e anche se magari la presentazione è un po' noiosa non scappano, ma invece nel momento in cui tu sei online ci vuole un click per uscire e non essere più lì, perché nessuno si fa il problema di dire oddio mi vedono uscire, non è il massimo, basta fare click e io esco dall'evento. È chiaro. Il contenuto è fondamentale e il linguaggio deve rimanere per la stampa quello della stampa, per il consumer quello del consumatore e per la forza vendita quello della forza vendita. Non possiamo fare tutt'uno perché altrimenti non abbiamo capito niente, insomma. Certo, certo, ma poi mi viene da pensare che oggi alla base della comunicazione abbiamo la creatività e l'intrattenimento. L'intrattenimento sempre di più è diventato veicolo di comunicazione, ma dai tempi da quando sono stati inseriti i prodotti dei brand nel cinema, nella televisione. Ora, nel momento in cui si va a fare una semplice videochiamata, piuttosto che o dai un'informazione che l'utente può utilizzare nella vita quotidiana, chiarisci un anche lì come la dai il supporto, il video, la musica, la persona, l'effetto wow, non possono chiedercelo solo in location, l'effetto wow più che mai adesso va richiesto e va proposto all'interno degli eventi, cioè il contenuto e la qualità del contenuto è fondamentale. Esatto, sì, sì, e anche quel concetto che è un po' di interazione e intrattenimento, nel senso in qualsiasi forma. Mi sembra molto importante. Dunque, mi sembra di capire che comunque ci sia una buona probabilità che tutte queste nuove forme di interazione più digitale tra il brand e il consumatore, tra i consumatori, dureranno anche quando passerà l'emergenza sanitaria. Assolutamente, assolutamente, perché anzi si è avuto modo di testarli adesso
e penso sia importante non lasciarli più, anche perché magari in Italia eravamo un po' indietro su tutto questo, quindi è stato un bel modo per aggiornarci e per portarci un po' avanti e verso il futuro. E quindi proprio per quello che dicevamo prima, il concetto di Phygital sarà fondamentale portarlo avanti nel tempo e continuare a crescere, continuare ad esplorarlo, perché alla fine lo sappiamo che la direzione è quella, quindi non possiamo fermarci. Assolutamente sì. Ho capito. Dunque, ecco, adesso anche un po' più chiaro il concetto di, cioè, il fenomeno che la digitalizzazione, l'evento digitale, che in realtà ci sono tante realtà, tanti mezzi, tante soluzioni, ognuna adatta a comunicare un determinato messaggio e a comunicare a un determinato interlocutore, mi sembra di capire. Assolutamente. E poi, insomma, alla fine, se ci pensi, non è un limite la digitalizzazione, ma anzi è un poter creare senza mettersi nessun tipo di ostacolo, perché tutto quello che non puoi fare nella vita reale lo puoi fare sul digitale. Per cui bisogna solo lasciare spazio alla fantasia e riuscire a far capire questa cosa alle aziende e a lavorare con loro sempre di più in questa direzione. Ma ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma nel senso provocatoria fino a... Alla fase provocatoria è come se io fossi un brand, ma in realtà sono un'agenzia di comunicazione, cioè rappresento un'agenzia di comunicazione, dunque da parte mia non lo è. E già l'abbiamo già detto nella nostra chiacchiera, però voglio puntualizzarlo ulteriormente. Una domanda che potrebbe nascere da un brand potrebbe essere: sì, vabbè, ho capito, ma io devo fare anche questa parte di evento digitale, ok? Comunque farlo diventare digital introducendo altre, altre componenti, ma anche altri costi. Dunque, mi conviene farlo? Ma sai, qua ti rispondo un po' alla vecchia maniera, nel senso che poi, essendo io di una certa età, insomma, ho vissuto tutta quella trasformazione della comunicazione, così, quella istituzionale, che poi a un certo momento è diventata la comunicazione attraverso i social network. Ci abbiamo messo un po' per farlo capire alle aziende, ci abbiamo messo un po' e molte volte dovevamo andare da loro proprio dicendogli: guarda, dacci 1.000 euro per giocare, ti faccio vedere che i contatti che tu sviluppi con 1.000 euro sono molto più mirati e interagiscono molto di più confronto a quelli che tu spendi per la DV a 150.000 euro. Ed era un po' una scommessa, no? Abbiamo iniziato un po' così perché non ci prendevano sul serio. Guarda oggi che cosa è diventata la comunicazione e il peso di un budget di comunicazione aziendale, come è stato spostato da DV classico alla DV invece attraverso il digitale. Quindi sarà un po' una scommessa in questo senso e dovremo portargli dei risultati, ma nel momento in cui le aziende inizieranno a vedere la differenza e il peso dei contatti sviluppati una volta che tutti sono tornati a casa a fine dell'evento e quello che invece è accaduto durante l'evento, probabilmente sposteranno loro stessi, no, il budget sulla parte di digitale, che quindi avrai il tuo evento fisico, avrai il tuo allestimento fisico, ma non disdegnerai nemmeno quello che riusciremo a crearti sul digitale. Dunque, se ho capito bene, il ritorno dell'investimento fatto attraverso questi nuovi canali anche nella nuova realtà avverrà sia da un punto di vista qualitativo, perché anche chi partecipa all'evento fisico pone maggiore attenzione al prodotto in un momento diverso. Dunque c'è un momento in cui vive il brand e incontra il brand, è un momento in cui approfondisce il brand e anche il prodotto, ok? Giusto? In momenti anche differenti, pertanto.
ma anche a livello quantitativo, perché puoi arrivare a più persone attraverso un'operazione. Esatto, e poi più persone in tutto il mondo, quindi non solo dove stai realizzando l'evento. Ho capito, è questa dunque una cosa abbastanza, direi, interessante. Ecco, si può dire che il gioco varrà la candela. E anche a livello di ecosostenibilità, che penso sia importantissimo come argomento, soprattutto in questo periodo, sarà comunque una scelta eticamente corretta, non indifferente, perché chiaramente non spingerai più tutti al viaggio, agli spostamenti, a mettersi nel traffico, ma comodamente da casa, con un bicchiere di vino magari in mano, a godersi l'evento online. Che direi che è una soluzione che io a volte preferisco, ecco, preferirei, assolutamente. Sì, sì. I pantofolai la preferiscono, quindi poi facciamo tutti felici, chi vuole uscire e chi vuole rimanere a casa. Certo, poi sai, col lavoro che facciamo delle volte, e tenersi aggiornati, è difficile se l'essere aggiornati significa anche uscire di continuo, perché arrivando... Quando abbiamo inaugurato Multiverso Spazio con la mostra di Duty Gorna, devo dirti che non mi è dispiaciuto non dover avere il tacco 12 per 12 ore consecutive, ma stare comodamente a casa. Per cui, insomma, diciamo che anche in quello ci sono dei lati positivi. Dunque significa raggiungere più persone quantitativamente parlando, non solo all'estero, ma anche all'interno della propria nazione. Esatto. Dunque non saremo tutti in ansia ogni volta si organizza un evento, oh mio Dio quante persone arriveranno, 200, 300, mio Dio basterà. Entreranno tutti, ci rimarranno male. Esatto, invece sarà molto più, anche la logistica pertanto potrà essere migliorata tutto attraverso questo mezzo. Riducendo anche le dimensioni di alcuni grossi allestimenti, se tu pensi la riduzione dello spreco, perché poi è vero che si creano delle cose meravigliose, però che rimangono allestite per una sera, una settimana al massimo e poi viene buttato via tutto. Un'altra domanda provocatoria. Esistono, mi hai detto, diverse forme di evento / interazione digitale, cioè di esperienza phygital. Me ne elencate diverse. Tutte queste chiaramente hanno una fascia di prezzo differente. Certo. Quanto è diretto il legame, più spendo, più ottengo come in termini di ritorno dell'investimento? No, questo non è che per forza per avere un ritorno importante devi avere un investimento importante, assolutamente. Nel senso che nel momento in cui il contenuto appunto è valido, nel momento in cui si gira anche semplicemente su un real set, ma fatto bene, chiaramente con un team di professionisti e non con l'iPhone che riprende, perché ho visto e sentito di tutto, quindi mi permetto di dirlo. L'evento funziona perché è gradevole, perché uno lo riesce a seguire bene, perché è interessato a quello che sta vedendo. Il problema è molte volte invece vengono spesi dei budget allucinanti e poi appunto c'è l'amministratore delegato che parla con un monotono per 40 minuti e la gente non ce la fa più. Non ce la fa più. Ecco perché appunto inserire persone che fanno quello di lavoro, quindi molte volte anche un semplice mediatore che non ha dei costi eccessivi ma che tiene i tempi televisivi è fondamentale. Aiuta ad essere efficiente e non solo efficace, insomma. È stato super interessante, Silvia. Grazie, mi sono anche divertita a chiacchierare con te, come sempre un piacere. Anche per me, davvero, grazie mille. E allora ci vediamo presto per i nuovi progetti. Ok, e un bacione. Ciao. Ciao ciao. Ciao.